il viaggio inizio. Today I have something to show you. Follow me. Buongiorno e bentornati sul mio canale, sono Alessandro Marangio in arte The Wandering Biker. Siamo ad Algeri e oggi ci muoveremo prima verso la moschea Ali Bechin e poi verso la basilica di Nostra Grande Signora d'Africa. Un po' di centro di Algeri, un po' che farci bene. Oggi la giornata purtroppo è un po' nuvolosa. The route is good? It's good, I can go with the bike. Good, I can go. Okay. Ah, this way. From that one. This one? Ah, è Roubaix. Ah, Travail. E quella? Quella è buona? C'est bon? Ok, merci. Allora, mi ricordavo bene, quella bellissima sto palazzo così. Non so, a me piacciono, c'è un fascino pazzesco. Sì, quella era interrotta, ricordavo bene, quindi prendiamo questa deviazione. Siamo nella Casbah di Algeri con la moto. Fantastico, è fantastico. Non sarà proprio semplice procedere, però ce la faremo, troveremo un modo, questi sono bravi, questi cristiani. Ok, adesso sì. This one, put this. Ok, perfect, thank you very much. Ma mo so cazzi, non ce n'è un altro più avanti. Be careful. Ok, sono riuscito a uscire fuori da un canale. Ah, qua è proprio dove sono stato ieri, sono proprio dentro la Casbah. E qui questa è la scuola della guida, del ragazzo che ieri ci faceva da guida. Quindi sono proprio dentro la Casbah. Accidenti. Spero che la strada sia buona e che a un certo punto non ci sia un'interruzione o qualcosa, perché se no sono fritto. Perché ieri da qua sono passato. Ah, una moschea piccolina, dai, questa è qua. Scendiamo e facciamo due foto. Italiano. So this is Mosque Ali Bechin. He was an Italian man married with an Algerian woman. That there is also his house in the Casbah, correct? In the Casbah. So this is the mosque that was dedicated to him in Algeria. Un saluto all'Italia. Ali Baci. Ciao Italia. Wonderful. Algeria is wonderful. Very good people. Ali Bacin. Se davvero mi vuoi bene,
esattamente dove ero ieri, quando uscivo dalla Casbah, e qua ho fatto le foto a questo palazzo sempre in stile coloniale francese, molto bello. Questo è il lungomare di Algeri, stupendo, lungomare che porta verso la chiesa di Nostra Signora d'Africa. Quello lì è un faro, una lighthouse, e questo è stupendo, stupenda questa città. Ieri ho passeggiato tanto all'interno della Casbah, avrò camminato 4 ore, 5 ore, non lo so, tutta la giornata, e poi sono rientrato in hotel comunque abbastanza stanco, quindi non avevo più le energie per fare una bella passeggiata. Ho preferito riposare un po'. Ma anche questa piccola passeggiata in moto restituisce tanta bellezza, è una grande cosa. Eccola che appare in tutta la sua bellezza, Nostra Signora d'Africa. Nostra Signora d'Africa, stupenda, stupenda. Ora ci troviamo proprio di fronte a Nostra Signora d'Africa, una bellissima chiesa. Quella che vedete alle mie spalle è la bellissima basilica Notre Dame d'Afrique. Mi trovo in Algeria, ad Algeri, e questa bellissima basilica si trova proprio su un promontorio di 200 metri a pochi chilometri da Algeri. Da questo promontorio domina praticamente il mar Mediterraneo ed è la prima cosa che si vede arrivando in nave ad Algeri. È un simbolo importantissimo del dialogo interreligioso. Infatti questa basilica, questo qui è territorio del Vaticano dove mi trovo adesso, questa basilica non è stata trasformata in moschea proprio in segno di dialogo interreligioso e di fratellanza tra tutti i popoli. Arrivederci! Bellissima l'Algeria! Un saluto dall'Italia! Ciao! E qui c'è una bella bandiera della Palestina. Devo dire che in ogni bar, in ogni cosa, ovviamente la TV che si guarda è Al Jazeera. E sono tutti molto dispiaciuti per quello che accade in Palestina. E quello che dicono è il mondo è solo a guardare, non fa niente nessuno. Sono veramente molto dispiaciuti. Allora, sono qui tra le montagne che vanno sulla strada che va da Algeri verso Gelfa, ma mi sono fermato perché fa freddo e ora mi metto la maglia termica, è inutile prendere freddo. E dopo una sorsa caffè mi rimetto in viaggio. Qua c'erano queste persone, tutti con questo impermeabile verde, che praticamente erano tutti seduti prima col cappuccio e sembravano usciti da Star Wars. Non credevo veramente a cosa avessi appena visto. Quell'indumento, uguale per tutti, sembrava quasi una divisa. Ho a un certo punto sospettato che potessero appartenere ad un corpo paramilitare. Tornato in hotel, ho subito cercato in rete di cosa si trattasse e ho scoperto che quella tunica è chiamata kashabiyya ed è un tradizionale indumento invernale berbero originario dell'Algeria. Mi trovo a Gelfa e come vedete dalla mappa andiamo verso Gardaia. A Gardaia raggiungeremo il deserto e proseguendo verso Ouargla raggiungeremo il punto più distante in linea d'aria dall'Italia. Poi inizierà il viaggio del ritorno lungo Touggourt e Lowed, ma ora tuffiamoci in questa avventura.
Ma comunque il paesino, diciamo, io ero un po' lontano come hotel e sicuramente ieri è stato meglio cenare in hotel perché comunque avevo preso tanto freddo, però il paesino qualcosina ce l'ha, qualche ristorantino, qualcosa. Certo qua chiude tutto presto, ma io ero ancora in tempo come orari, però sinceramente ho preferito rimanere lì dove ero. Ci buttiamo nel centro di Lago Wat. Ah, è un bel paesino. Bagni pubblici. Oh. Interessante questa città. Tolgo la maschera e voglio che mi vedano negli occhi. Ok. Faccio una bella buca e faccio come quello col motorino quasi quasi. Oh, mazza che buca qua. C'è un bel bar. Entrato nel bar, ho subito chiesto un caffè e mi sono messo a sedere. Quando mi sono alzato per pagare, ero incuriosito dalla focaccia tipica che era sul bancone. Ho fatto alcune domande ai baristi e subito, per aiutarmi a tradurre il mio inglese, si è avvicinato un uomo di nome Sofian. Sofian è un ingegnere che lavora nel settore oil and gas, che si è offerto di farmi da cicerone nella bella Lago Wat. Oltre a farmi scoprire le bellezze architettoniche della città, mi ha fatto conoscere alcuni suoi concittadini, tra cui un sarto che con fierezza mi ha mostrato dei bozzetti che ritraevano degli abiti da uomo in stile italiano che lui aveva cucito, e il proprietario di un laboratorio che tosta il caffè, dove ho trovato una bilancia identica a quella che usava la mia cara nonna. I'm here with my friend Sofia, Sofian, yes. and we are in the city of Lago Wat. Wat City. Please go ahead. Yes, Lago Wat City. You are welcome. You are welcome to Lago Wat. And Sandro. he just explained me that Yes. This city is called this way because it is surrounded by the garden. Yes. It is in the middle of an oasis. There was an oasis in the north and an oasis in the south. And each house here still respect this idea, and each house has got the garden around. Good. Yes. So this is There is beautiful. two oases. There is the south oasis and north oasis, and each house it's how to say surrounded with the garden, each house, and that's why they call Lago Wat. Lago Wat. And there is a second version which it's Beni Lago Wat. Yes. That's why they call it Lago Wat. Perfect. Thank you very much. Thank you. You are welcome. And don't forget to put like and subscribe to my channel to be informed on the next Yes. on the next episodes. Yes. Ritornati al bar, il barista ha insistito per offrirci un altro caffè e poi mi ha stupito attaccando un mio sticker sulla sua macchina del caffè per ricordarsi di questo simpatico incontro. Ciao! Ciao my friends! Viva l'Algeria! Ciao! Merci!
I said goodbye to the new friends met in Lagawat and came back to hit the road to Gardaia. The environment immediately changed. It became desert. It was the beginning of the Sahara Desert. I welcomed it with open arms, smiling, happy for the new scenario that was in front of my eyes. I rode without stopping for 200 kilometers, without drinking, without eating, just listening to the sound of the desert. The desert talked to me about many things. His voice was sweet and smooth. His melody was deep and warm. It was not hot. It was not cold. The wind was strong, but it was not a storm. At some point I realized that as a mermaid singing, as the bite of a snake, the desert was sweetly taking me away, somewhere else, in a pleasant dream that could turn easily into a nightmare. I stopped in the middle of nowhere. I drank water and ate some dates. I felt immediately better. From the ruins that you can see in the picture, a young boy came out on a little motorcycle to check if I needed anything. When I told him everything was fine, he asked me to take some picture with my bike. I agreed. The young boy came back to his house and disappeared. I came back to hit the road until I reached Gardaia Oasis. I learned the lesson. Never trust the mermaids singing and the snakes. I also learned that water and dates are gifts of God to Berber Tuareg. C'è questa roccia che poi alla fine dà il colore alla città. Il materiale di costruzione viene da questa roccia. Di girare qua. Qua la strada forse non c'è più, a meno che non è quella la strada, non che qua non c'è una strada, vediamo che c'è. Sì, c'è una stradina obiettivamente. Questo è l'Oasis. Can I go in for the hotel? Ok. C'è il portone, il garage. Sarà questo. Reception. Eccoci qua. Ciao.